Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi atmosfera dakariana o sahariana. C'è un po' di foschia qua in Trentino. Ieri c'erano delle nuvole gialle, sono andato a vedermi su un sito meteo. C'era una tempesta sul Sahara che portava la sabbia dalla Francia, Spagna fino in Italia, quindi era proprio sabbia del Sahara. Oggi comunque non andiamo nel Sahara, ovviamente andiamo sull'altopiano di Asiago, passando una strada particolarissima che viene soprannominata l'Università del Rally, appunto perché c'è una gara di rally molto famosa. It was at this moment he knew. He fucked up. A fianco c'è un altro sentiero molto famoso del 1300 con 4444 scalini costruiti in maniera molto particolare, di cui vi parlerò dopo, per cosa serviva e da chi era stato fatto e come mai. Poi saliamo sopra l'altopiano, se non c'è neve, se le strade sono transitabili, andremo a visitare un forte e un punto dove scoppiò una mina italiana. Quindi ecco, puntata con un po' di esplorazione e un po' di storia. Vi salto chiaramente tutta la parte noiosa di Trento, Lago di Caldonazzo e ingresso in Valsugana. Speriamo che non sia troppo freddo perché, come sapete, la parte centrale della Valsugana viene denominata qua dai locals Siberia, visto che arriva il sole tardissimo e fa un freddo porco. Ho tolto le manopole riscaldate, cioè non le manopole riscaldate, le moffole. Dov'è? Qua le moffole da scooter, spero di non pentirmene. Quindi adesso ci vediamo in moto e vi faccio sapere dopo quanto freddo fa. Ciao! A few moments later. Ecco ragazzi, sono arrivato nel comune di Carpanè in Valstagna. Si chiama Valstagna, che è la parte finale della Valsugana. Due cose sulla Valsugana: è una valle incredibile scavata da questo fiume qua, che è il Brenta o la Brenta, e considerate che nella parte più stretta la valle si diventa proprio un budello, tipo da lato a lato avrà nemmeno 100 metri. Poi qui nella Vastagna, che è proprio la parte terminale, come vi dicevo, è comunque stretta, e se vedete da questo lato qui a questo lato qua non passerà in media nemmeno 1 chilometro. Però ci sono tantissimi paesini proprio qua nella parte terminale che ci ricordano un po' della vita che si faceva un secolo fa. Cioè qua era veramente vita dura, perché era in una valle strettissima, non c'era terreno per coltivare, era in una via di comunicazione, quindi qualcosa col commercio, però si faceva veramente la fame. L'unica cosa che in questi posti dava da campare era il tabacco. Infatti quelle casette lassù, non so se si vedono, quelle su, erano dei masi che con dei terrazzamenti coltivavano il tabacco. E poi il vantaggio in questi posti era che c'era un grandissimo contrabbando di tabacco, ovviamente, perché quando queste zone qui erano al confine con l'impero austro-ungarico, allora come oggi il tabacco era un monopolio di Stato e contrabbandarlo poteva fare la fortuna per modo di dire, nel senso che riuscivi a campare e passare l'inverno, la fortuna di una famiglia. Quindi c'erano questi continui scambi, e infatti qua proprio lungo questi pendii c'è un percorso bellissimo che prima o poi farò, si chiama Alta Via del Tabacco, che ripercorre proprio i percorsi dei contrabbandieri che facevano. Ovviamente era un'attività rischiosa, se ti beccavano le guardie ti facevano un culo quadro, finivi in galera se non ti ammazzavano, ecco. Adesso da questo piccolo e ameno paesino andiamo all'Università del Rally, la strada che vi dicevo prima, quindi a bordo. Allora ecco qua, Foza Asiago, strada bella strettina, e si infila credo in questa gola qui. Vedete questi casoni, proprio quelli che vi dicevo avanti a me? Vedete com'è? Anche qui a fianco mi hanno strappato letteralmente terreno alla roccia costruendo questi terrazzamenti, e la vita non era affatto semplice. C'è questo bellissimo libro che vi consiglio di Matteo Righetto, si chiama L'anima della frontiera, è un romanzo, però nel romanzo c'è la storia delle persone che vivevano qua, è molto bello, ve lo consiglio. Il bello è che molte di queste case, anzi tantissime, le vedo, sono ancora abitate tranquillamente, quindi non c'è stato proprio uno spopolamento completo della zona. Cioè, guardate quella casa lassù quanto è grande, quante famiglie ci vivevano. Questa che vediamo qua davanti a noi è proprio la classica valle fluviale. Vedete questo fiume che adesso è secco perché non piove da mesi, ma ha scavato questa valle qui, stretta,
è profonda. Mamma mia, la strada la vedo già, pazzesca. E questa qua davanti, guarda come si inerpica, incredibile. Ora vediamo qui davanti dove sono parcheggiate queste macchine. Credo che ci sia appunto l'inizio del sentiero della Calà del Sasso. Vediamo se si può arrivare. Ah, guarda qui cosa c'è scritto: ultima salita, ecco, Vastagna Fozza, lunghezza chilometri 14, 937 metri di dislivello, pendenza media 6,7, pendenza massima 11, non poco. Vastagna è l'Università del Rally, mitica prova speciale del Rally, San Martino di Castrozza, Campagnolo per Alpi Venete, bla bla bla, città di Bassano. Quindi questo è il primo indicato come secondo tornante, e invece qua, ragazzi, è la Val di Sasso e c'è la Calà del Sasso che vi dicevo prima, 4444 scalini, realizzata nel XIV secolo sotto il dominio di Gian Galeazzo Visconti, viene ampiamente sfruttata dal XV al XVIII secolo, quindi pazzesco, fino a poco tempo fa in termini storici, per rifornire legname all'arsenale di Venezia per la costruzione di navi. Va bene ragazzi, iniziamo la strada, via, partiamo, dopo ho con me anche il drone, quindi ve la faccio vedere dall'alto. Per fortuna il breccino è di lato. Wow, guarda che roba, la strada da qui salta sopra, pazzesco, che opere ingegneristiche incredibili. Guarda che roba ragazzi, incredibile, porca miseria, che strade sono. Col Piangrande, vediamo cosa c'è qua. Ah, qua c'è la famosa osteria Piangrande che vi dicevo. Anzi ragazzi, ci ho ripensato, voglio finire la strada, tanto sicuramente torno qua. Poi adesso sono le 10:40 e non ho proprio tantissima voglia di fermarmi. Vado su a Fozza a fare 2 foto. Continuiamo, avanti. Che natura, poi qui di estate deve essere veramente incredibile perché c'è un'esplosione di verde. 18° tornante ragazzi. Galleria Leone di San Marco, crocefisso immancabile su queste strade. Adesso credo che la strada vada dall'altro lato della montagna. Qua chissà se si vede un po' la strada se faccio volare il drone. Ragazzi, si riparte qua dal 20° tornante, destinazione Fozza, dove c'è la mitica bruschetteria ai 3 scioppi, bellissima comunque come strada, cosa incredibile. Qua galleria, eccoci qua sopra sull'altopiano, eccoci qua a Fozza ragazzi, dove c'è ancora un po' di neve. Adesso andando giù in fondo ci dovrebbe essere una chiesetta con un bel vedere, non sono proprio sicuro. Mi fa sempre specie come ci sia veramente questo cambiamento incredibile di vita da io che vivo vicino al lago di Garda, che adesso dico che è quasi estate ma comunque si sta bene, c'è tutto un altro tipo di gente che va in giro, da qua che è proprio vita super montana. Dom San Francesco d'Assisi. Ora ci sarebbe un pezzettino sterrato che non so se è pulito, ma magari è pulito. Arriva una croce, quindi facciamo un po' di off-road, va, col Transalp, che se non sente sempre un po' di sterrata ad ogni giro si lamenta. Poi lì una croce, fra pochissimo, ma non so se questa è neve congelata o è neve spacciugata. No, non andiamo a cercare rogna. Allora, visto che non posso far pausa pranzo qua, destinazione prossima
sempre se è aperto e la strada non è innevata. Forte Lisser. Guarda che strutture che costruiscono qua per evitare che la gente si lanci di sotto. Ecco qua, Forte Lisser. Vediamo se magari è aperto. Dovrebbe essere su in cima il forte. Se la strada è pulita ci si può arrivare. Che casa assurda è questa? No. Figurati, la strada non è assolutamente pulita. Peccato, ma è assolutamente ghiacciata. Beh, è inutile, ormai ho capito che è inutile pianificare itinerari in montagna, vedere forti, roba del genere quando è marzo, aprile, maggio. Bisogna venire a giugno inoltrato, luglio. Oddio, qua ce n'è veramente poca di neve, magari si può venire prima, però è un po' come il discorso dei passi. Vabbè ragazzi, un motivo in più per tornare sicuramente. Forte Lissare, che era un forte italiano costruito a 1600 metri di altitudine, appunto per sbarrare l'accesso alla Valsugana in caso di attacco nemico. Ne parla anche Emilio Lussu sul suo libro Un anno sull'altopiano, da cui è derivato quel film che vi consigliavo prima, che è Uomini contro. Poi fu abbandonato dall'esercito italiano, fu occupato dalle truppe austro-ungariche che lo utilizzarono come deposito per munizioni, ed è abbastanza conservato appunto perché non è stato distrutto in nessuna azione bellica. Ma guarda quanta neve c'è qua, non pensavo. Paesaggio stupendo. Ma porca miseria, ma giù da porco. Strada chiusa, incredibile. Come pianificare itinerari su strade non percorribili. Lezione 1. E vabbè ragazzi, dovrò trovare una strada convenzionale per arrivare a Gallio, perché questa strada qua, guardando anche meglio nella mappa, sicuramente è bellissima, ma passa in mezzo alle malghe, quindi credo che ci voglia l'autorizzazione, chiedere un permesso. Comunque adesso è impraticabile perché c'è la neve, come vedete. Quindi io adesso switcho da Osman a Google Maps e vado a Gallio, e poi da lì riprendo la traccia. Comunque c'è una pace incredibile. Senti che roba. Stupendo. Allora ragazzi, dopo quella deviazione sono dovuto tornare sui miei passi proprio di brutto, nel senso che sono dovuto tornare indietro addirittura a Foza. Errore mio, non devo pianificare questi giri e detour quando proprio c'è neve e non è la stagione giusta. Comunque adesso sono a Gallio, sto andando ad Asiago. Oltre che per il formaggio, a Asiago c'è un sacrario militare enorme costruito durante il periodo fascista, è stato terminato nel 1938, e appunto l'idea era quella di raccogliere tutti i caduti che erano sparsi nei cimiteri, che ce n'erano a decine in tutto l'altopiano di Asiago, e raccoglierli tutti in un unico sacrario, in un ossario. E ci sono le salme di 54.000 errotti caduti, ed è quello laggiù, sia italiani che austro-ungarici. Poi gli austro-ungarici chiesero che alcuni cimiteri fossero lasciati dove erano, quindi non tutti i cimiteri di campo sono stati riuniti qui nell'ossario. Stessa cosa anche per il Sacrario di Rovereto, alcuni cimiteri sono rimasti dove erano. Comunque è impressionante se pensi, 54.000 caduti. E qui ad Asiago, molto bello, il Museo della Guerra purtroppo è aperto, purtroppo per me perché adesso è chiuso, purtroppo è aperto solo il weekend. Se vi capita andateci perché vale veramente la pena. Eccoci qua ragazzi, guarda che imponenza, è gigantesco. Adesso anche chiuso credo. Ricordati che coloro che qui riposano si sono sacrificati anche per te. Sì, non so se erano molto d'accordo a sacrificarsi, dire la verità, visto che ci rimandavate a calci nel culo. È chiuso adesso. Ecco, c'è gli orari ovviamente. Tu che vivi in tempo di pace non ti scordare di noi. Questa è proprio una bella frase, veramente impressionante. Anche qui altro buon motivo per tornare e visitarlo. Carina comunque Asiago, non ero mai venuto proprio in centro, molto carina. Ovviamente il comune più grande dell'altopiano a cui dà il nome, e gli altri, come avete potuto vedere, sono veramente paesini minuscoli, quindi qui c'è proprio
se uno deve fare qualsiasi cosa viene ad Asiago. Ho appena fatto benzina a 1,99, qua all'Eni 2,20. Cioè io non riesco a capire queste differenze di prezzo brutali tra una stazione e un'altra, e poi soprattutto non riesco a capire come mai in Trentino la benzina costa di più che in Veneto, cioè, e in Alto Adige costa ancora più che in Trentino. Incredibile, non c'è nessun controllo. Sai che speculazione pazzesca c'è. Ok ragazzi, breve pausa panino fatta. Stavo valutando un po' le varie opzioni, come scendere dall'altopiano di Asiago, visto che sono salito dalla strada del Rally. C'è l'opzione di scendere per tornare verso Trento dalla strada del Menodoro, che però ho già fatto varie volte. Una strada che non ho mai fatto l'ho fatto una volta parecchio tempo fa. È la famosa salita del Costo, che è la strada più nota per accedere all'altopiano di Asiago, in cui vanno a fare praticamente le gare di velocità i motociclisti la domenica, da quello che so io, e quindi ho deciso di scendere da quella e chiudere insomma questo giro storico rientrando in Trentino dal passo Pian delle Fugazze, che era il confine storico che c'era tra la Repubblica di Venezia e l'impero austro-ungarico. Su un video che ho fatto, mi sembra, se lo trovo ve lo metto qua sopra in descrizione, lì sul masso, lì a Pian delle Fugazze, c'è ancora a proprio 2 minuti dalla strada c'è inciso su un masso da una parte il simbolo dell'impero austro-ungarico, l'aquila, e dall'altra parte il leone di San Marco, simbolo di Venezia. Ok ragazzi, è iniziato il parco giochi qua. Ovviamente bisogna stare attentissimi perché in questa strada sono pieni di schizzati, macchine fanno sorpassi assurdi, quindi è divertente, ma come tutte le strade divertenti bisogna rispettare i limiti e gli altri. Peccato che c'è foschia e non si vede una cippa. Sono qua sotto, sulla mia destra c'è tutta la pianura. Questo è Bar Trattoria Barricatella, famoso anche questo. Da qua in poi, da questo bar in poi, iniziano tutti i tornantini praticamente. C'era un youtuber, credo, sì, uno youtuber, Max Vrist, che veniva qua, era un militare della base americana di Vicenza. Veniva qua con moto potentissime, super sportive, a chiodo la faceva con dei sorpassi da paura, cioè un folle totale che metteva in pericolo gli altri soprattutto e se stesso. Sono andato a vederlo su YouTube, dopo l'hanno segnalato in centinaia di persone e mi sembra che l'abbiano addirittura messo di arresti domiciliari e tutto. Comunque vedete che i tornanti sono belli larghi, l'asfalto è perfetto, quindi capisci che la gente viene qui a correre di brutto. Mamma mia che foschia che c'è giù. E questa qua ragazzi, adesso entro qua, è la vecchia strada del Costo di Asiago, molta più curvosa, non la fa nessuno ovviamente perché è stata abbandonata, e c'è proprio la strada, questa qua continua ovviamente, arriva su in alto, mi sembra che sia, ecco qua, continua la vecchia strada forestale del Costo. Adesso questa è sterrata perché hanno fatto ricongiungere la vecchia strada con la nuova, però, ed è vietata la sterrata. Però la vecchia strada del Costo era questa proprio. Vedete come hanno dovuto rifarla perché era stretta, un sacco di curve, invece l'hanno fatta molto, come avete visto, molto più larga e veloce. E adesso iniziamo la salita verso il Pasubio e passo Pian delle Fugazze. Pasubio, altra montagna fondamentale, la montagna col nome di Tenebra la chiamavano. Con la strada delle 52 gallerie si è combattuto tantissimo fino all'ultimo sangue, le trincee erano praticamente dirimpettai a pochi metri una dall'altra. Passo Pian delle Fugazze che poi sbuca in Vallarsa. Qua con Xomo e Passo della Borcola. Xomo praticamente porta al passo Pian delle Fugazze, però devo capire cosa mi conviene fare. E infatti mi conviene passare per il passo della Borcola perché invece che passo Pian delle Fugazze, perché ho visto anche che un cartello prima in cui passo Xomo, che collega Posina, che è questo paesino, al passo Pian delle Fugazze, è chiuso. Quindi andiamo su questo passo meno conosciuto, che è il passo della Borcola, e anche molto carino, e anche questo era un vecchio confine sempre tra Repubblica di Venezia e Impero Austro-Ungarico.
E questi i tornanti del passo della Borcola che non perdona, e queste qua sulla mia destra le guglie del Pasubio, strada un po' sporca. Niente, la situazione è questa, ragazzi. C'era ben scritto giù strada chiusa, ma l'ho visto quando ho cominciato a percorrere i tornanti e dico vabbè, ormai sono qua, non è che faccio tutto il giro assurdo, quindi ho provato a rischiare e quello lì è il penultimo tornante. Sono andato a piedi ma c'è troppa neve. Se avessi una moto da trial sarebbe anche divertente, ma con una moto così pesante l'unica sicurezza è quella che finisce in terra, non è uno strato leggero. Quindi niente, devo tornare indietro e trovare un modo per rientrare a casa facendo una deviazione mostruosa, perché la strada che collega Posina a Passo Pian delle Fugazze è chiusa, quindi probabilmente dovrò circumnavigare tutto il massiccio del Pasubio. Se vogliamo, l'unico inconveniente è dover fare dei chilometri in più. Che sfiga, oh, non c'è neve a 2000-2500 metri, c'è neve qua sugli ultimi due tornanti. Vabbè. Eccomi ragazzi, mi sono fermato a fare un po' il punto qua nel paesino di Posina e stavo riflettendo sull'importanza che avevano in passato i passi alpini, no? Perché io adesso mi sono trovato con due passi chiusi: il passo della Borcola chiuso per neve, cioè negli ultimi due tornanti come avete visto c'è neve, il passo Xomo che da Posina porta al Passo Pian delle Fugazze, anche quello è chiuso. Quindi io sono dalla parte sbagliata del Pasubio, devo letteralmente superare queste montagne qua dietro alla mia destra e devo fare una circumnavigazione assurda. Per fortuna il Passo Pian delle Fugazze è aperto, ma dovrei prenderlo in una deviazione ancora più lunga. Quindi devo tornare indietro ad Arsiero e poi prendere Passo Coe, che avete visto anche in altri video dove c'è la ex base NATO, base Tuono. Se non fosse aperto quel passo, quello è aperto sicuro perché ci sono passato qualche tempo fa e era aperto, se non fosse aperto quel passo dovrei letteralmente andare a Vicenza e risalire dalla pianura. Quindi ecco, la mia sfortuna mi fa riflettere sull'importanza fondamentale veramente che avevano i passi alpini prima, quant'era importante costruire delle strade di comunicazione tra valli, perché altrimenti era veramente un isolamento in cui vivono queste persone pazzesco. Comunque anche oggi il passo lì della Borcola è chiuso, queste persone devono fare un bel giro per andare nella Valle dell'Adige. Ok, allora direi che per questo giro è tutto. Vi lascio la traccia GPX non di questo giro con i passi chiusi, ma del giro originario che avevo programmato, sempre in descrizione, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.